Può una action cam diventare una fotocamera? Ho smesso di uscire con le tasche piene. Quante volte ti è capitato di uscire di casa armato fino ai denti, fotocamera, videocamera, 1000 obiettivi, filtri ND e poi alla fine l'unica foto scattata durante la giornata l'hai fatta con lo smartphone? Bene, a me succede almeno 4 volte a settimana e mi sono stufato di questa cosa e ho concesso alla mia mente malata di portare solo, e dico solo, una piccola macchina fotografica o videocamera durante la giornata. E ho trovato la soluzione in questa, ma ho un problema. Mi perdo un sacco di momenti a causa del tasto molto scomodo da premere, inoltre non so mai come tenerla in mano. È un action cam, è scomoda per fare le foto, è troppo piccola e rischio sempre di inquadrarmi le dita e non so mai come tenerla, faccio sempre questa presa a pinza ma è veramente scomoda. E questo è un peccato perché nonostante abbia le caratteristiche per essere comunque una fotocamera pronta all'uso, diciamo, fare le foto con questa è un vero incubo. Beh, non è pensata sicuramente per quello, però... Ciao, sono Gioele e tra le varie cose su questo canale compriamo cazzate. Scherzi a parte, da quando hanno presentato l'Explorer Kit di Insta360 sono subito stato attratto, diciamo, dal design, ma non l'ho mai acquistato perché non ne trovavo il reale vantaggio nell'utilizzarlo. Soprattutto poi dopo aver visto il prezzo di lancio, 100 e passa euro. E a dimostrazione che questo non è un video sponsorizzato, come se ci fosse davvero bisogno di specificarlo. Beh, questo non è l'Explorer Kit originale, ma l'ho trovato su AliExpress a circa 35 euro. Quindi acquistatore compulsivo sì, ma solo quando non ho alternative. Mi sembrava molto simile, quindi l'ho comprato, non tanto per aspettarmi la stessa qualità, ma giusto per valutare l'idea e magari l'utilizzo che se ne può fare. Bene, ma oggi è arrivato, quindi andiamo a dargli un rapido sguardo. Mi sono recato in centro a Torino in occasione del Salone dell'Automobile per fare qualche foto alle auto. Mi sono subito accorto che la mia repulsione per le ottiche grandangolari non è passata. Quindi ho deciso di scattare tutto con la modalità Clarity Zoom che va a croppare il sensore da 50 megapixel a 12 in modo da ottenere una focale di circa 26 mm, molto più consona a quello che faccio di solito. Allora, devo dire che durante questa sessione mi sto trovando veramente bene, l'inquadratura mi piace nonostante io solitamente sia abituato a scattare da un po' più lontano. Questa potrebbe essere anche un po' una sfida per provare a uscire dalla zona di comfort. Buona la messa a fuoco che ovviamente, essendo un action cam, mette a fuoco su tutta la scena. Lo schermo, essendo abbastanza piccolo, non ci permette di vedere molto, ma essendo ben illuminato riusciamo a cavarcela. Beh, il tasto di scatto ora fa davvero la differenza. Prima ogni tanto non riuscivo nemmeno ad avviare il video, in quanto il tasto di Insta è veramente duro e difficile da premere, e ogni tanto poteva scapparci il momento. Così invece è veramente impossibile mancarlo. Beh, la situazione cambia completamente ora, il grip è praticamente lo stesso che potremmo avere su una mirrorless. Ovviamente resta nei limiti della fotocamera, ovvero scordiamoci raffiche di foto come potremmo fare con una mirrorless, in quanto tra una foto e l'altra passa almeno un secondo quasi per il salvataggio della foto. C'è il wireless, un altro wireless là sotto. Bello pure il volante, eh? Anche il cockpit da davanti, bello. Devo ammettere che questo accessorio mi ha davvero sorpreso, soprattutto per il fatto che non è quello originale, ma appunto uno trovato su AliExpress. Credo che a questo prezzo sia da prendere assolutamente nel caso in cui volessimo portare a un livello successivo la fotografia con questa action cam.
Ovviamente andremo a perdere tutti i vantaggi di questa action cam, ovvero la leggerezza e la portabilità. Infatti questo cage è veramente bello pesante e ingombrante, faremo quasi fatica a metterlo in tasca. Ma per quanto riguarda il fare foto con questa action cam può migliorare di gran lunga l'esperienza. Resta il fatto che 100 euro probabilmente non li avrei spesi, ma 34 sì. Finalmente so come tenere in mano questa camera senza il rischio di inquadrarmi le dita. Inoltre il tasto di scatto fa un rumore che potrebbe rientrare tranquillamente in una playlist di suoni bianchi per dormire. La cosa che più mi ha sorpreso è la qualità dei file tirati fuori da questa Insta360. Ho scattato tutto in RAW ed editato poi su Lightroom ed è incredibile la quantità di dettagli che riesco ad andare a recuperare anche in caso di foto sottoesposta. E pensare che stiamo parlando comunque di un action cam, il che rende il tutto molto più incredibile. Bene, se il video di oggi ti è piaciuto ti ricordo di lasciare un like e iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Questa la prendo però.